Wii U, uno dei sistemi più sottovalutati degli ultimi anni, è la parentesi nel mercato videoludico che Nintendo vuole cancellare completamente dalla sua storia. Una console che dal lancio nel 2012 fino alla sua uscita di supporto non è stata caratterizzata da un successo a capogiro come chi l'ha preceduta, e nonostante fosse in grado di poter dare molto ai giocatori, e chi come me l'ha ancora oggi o l'ha avuta in passato può molto probabilmente associare dei ricordi positivi a questa console, una pessima campagna di marketing e poche ragioni per preferirla alle altre dal punto di vista del catalogo di lancio delle esclusive l'hanno portata a stare nelle retrovie soverchiata da PlayStation 4 e Xbox One. Ma se ci fosse stata più fiducia da parte delle case di sviluppo verso Wii U, le cose sarebbero andate diversamente? Si sarebbe ottenuto lo stesso successo di Wii o anche oltre? In questo video parleremo di un porting che non ha mai visto la luce per questa console, che probabilmente non l'avrebbe salvata da solo, ma che sicuramente avrebbe fatto da esempio per altre software house a realizzare porting dei propri titoli per quest'ultima e ad investirci più fiduciosamente. Sto parlando del porting mai rilasciato di Grand Theft Auto 5 per Wii U. Salve a tutti, io sono Gaz07X e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Vi auguro una buona visione. Nel 2012 il mercato videoludico si stava preparando per l'arrivo del nuovo capitolo della serie GTA. Dopo il grandissimo successo del quarto episodio dei suoi DLC era inevitabile che tutti i riflettori fossero puntati su Rockstar, e il rilascio per PlayStation 3 e Xbox 360, nonostante si narrava che versasse in uno stato tutt'altro che finito, era garantito. Ma proprio verso la fine dello stesso anno ci fu il lancio globale di Wii U, e logicamente ci si chiedeva se Los Santos sarebbe stata visitabile anche sulla nuova ammiraglia domestica di Nintendo, e perciò il 16 novembre di quell'anno, in una intervista con IGN, Dan Houser, cofondatore e al tempo ancora vicepresidente di Rockstar Games, affermò che un porting per Wii U assieme ad uno per PC, GTA 5, stava venendo preso in considerazione presso lo studio. Peraltro questa dichiarazione dimostra che allora una versione ottimizzata per PC non era probabilmente nemmeno stata cominciata, lasciando dunque la porta aperta per le speculazioni e l'immaginazione dei fan. Ma pochi giorni più tardi Reggie Fils-Aimé, l'attuale ex presidente di Nintendo of America, disse agli spettatori statunitensi di MTV in un episodio dello show MTV Multiplayer dedicato interamente a Wii U che Rockstar Games aveva espresso parole positive nei confronti di Wii U e che Nintendo avrebbe provveduto a fornire dei kit di sviluppo e la nuova console allo studio per consentirgli di sviluppare dei titoli di qualità per essa, quando gli fu chiesto se GTA 5 sarebbe mai stato rilasciato sulla console. Mentre queste dichiarazioni non sono dirette conferme del fatto che sarebbe stata rilasciata una versione per Wii U di Grand Theft Auto 5, comunque sono senz'altro prove del fatto che sia da parte di Nintendo che di Rockstar c'era stata ad un certo punto l'attrattiva per sviluppare qualcosa insieme, e che dal punto di vista formale erano stati fatti degli accordi e che effettivamente qualcosa stava bollendo in pentola data la cessione o l'intenzione di cedere delle unità di sviluppo di Wii U nate come Cat Dev a Rockstar. Inoltre con la nuova console Nintendo voleva approcciare non solo i giocatori occasionali che avevano costituito la maggior parte dell'utenza della Wii, ma anche coloro che nella settima generazione avevano scelto la PlayStation 3 o l'Xbox 360. Insomma, una console che potesse accontentare tutti ancora di più della precedente, e per fare ciò sicuramente non avrebbe fatto male avere un catalogo di titoli esclusivi e di terze parti quanto più ampio possibile di tutti i generi e per tutte le età. Alcuni magari obietteranno dicendo che Nintendo non avrebbe mai permesso a un titolo maturo come GTA 5 di arrivare sulla loro nuova console, erede peraltro di uno dei dispositivi più family friendly della storia, però bisogna tenere la lunga storia tra Nintendo e Rockstar Games che a più riprese hanno lavorato insieme. Basti pensare ai primi due GTA per Game Boy Color, GTA Chinatown Wars per DS e al cancellato GTA 64, per riportare gli esempi un po' più indietro nel tempo, ma ne abbiamo anche alcuni più contemporanei. Arrivando però alla fine di aprile 2013, quando Wii U era già uscita e GTA 5, in puro stile Rockstar, fu posticipato, giunsero nuove notizie riguardo a questo porting. Infatti, la redazione dedicata al mondo Nintendo del sito Destructoid scrisse in un articolo che per un certo tempo GTA 5 era stato testato sul kit di sviluppo della nuova console di Nintendo, e ciò vuol dire che a un certo punto è esistita una certa versione di Grand Theft Auto 5 eseguita su Wii U, e soprattutto che effettivamente Rockstar aveva nei piani anche una versione per questa console che a rigor di logica sarebbe stata rilasciata nel 2014 assieme alle edizioni per le altre console dell'ottava generazione. Questa informazione venne data da Destructoid da un retailer che in passato aveva anche predetto correttamente l'arrivo su Wii U di Watch Dogs, Deus Ex Human Revolution e Splinter Cell Blacklist,
quindi dietro a questa fonte c'era una certa attendibilità sulla base delle previsioni precedenti. Tuttavia il retailer stesso aveva messo le mani avanti affermando che mentre gli altri titoli erano stati effettivamente tutti rilasciati anche su una nuova console di Nintendo, questo non voleva dire che lo stesso sarebbe valso anche per GTA 5 e che nonostante stesse venendo testato sulla console, ciò non doveva essere preso come certezza di un rilascio. Sostanzialmente questa informazione doveva essere presa molto con le pinze, non tanto per la non verificabile veridicità basata solo sui precedenti del retailer, specialmente perché dopo lo scandalo dei contenuti beta nel gioco finale ai tempi di San Andreas, Rockstar è sempre stata molto attenta a ciò che viene lasciato dello sviluppo all'interno dei suoi giochi, e sappiamo poco sulle sorti dei kit di sviluppo che in tutta probabilità sono riutilizzati, smaltiti o restituiti. Avremmo forse potuto sapere di più un paio di anni fa quando ci fu quell'enorme leak del codice sorgente di GTA 5, ma che oggi è sparito, ma soprattutto perché quando una software house sviluppa un porting, questo non sempre arriva a vedere la luce di un rilascio sugli scaffali nonostante il dispendio economico e temporale che lo sviluppo comporta, e Rockstar non è affatto nuova alla pratica di spedire i progetti in sviluppo nell'oblio. Ma torniamo lievemente indietro prima delle interviste di Hauser e Phil Seymour a settembre 2012, quando senza alcun preavviso la catena di rivenditori di elettronica svedese Sidon rese disponibile sul loro sito internet il preordine di Grand Theft Auto 5, e tra le versioni disponibili c'era, indovinate, Wii U. Nonostante i preordini per il nuovo capitolo della serie Rockstar sarebbero ufficialmente iniziati il 5 novembre di quell'anno, ben 2 mesi più tardi. Pochi giorni dopo questa pagina fu rimossa dal sito di Sidon e molto probabilmente si trattava solo di una supposizione o di uno scherzo, ma il fatto che un rivenditore avesse messo in piedi una pagina del proprio sito per questo porting di cui ancora non si sapeva nulla è sicuramente un dettaglio interessante che sentivo necessario includere in questo video, oltre al fatto che fu molto probabilmente, almeno per quanto sono riuscito a reperire, la primissima notizia a rete riguardo a GTA 5 per Wii U. Parliamo ora invece di una domanda inevitabile che probabilmente vi starete ponendo all'inizio di questo video. Wii U avrebbe potuto effettivamente eseguire un gioco grande come GTA 5? Scopriamolo. Quando si deve realizzare un porting si deve sempre pensare all'hardware per cui si intende destinarlo, perché se i requisiti non ci sono, beh, nix, nothing, nada, niente. Dunque, Wii U ha un MCM, un modulo a chip multipli, soluzione adottata per ridurre la lunghezza di banda per lo scambio di dati tra i singoli componenti, composto da un processore prodotto da IBM, noto come Espresso, di architettura Broadway, la stessa utilizzata per la Wii, da 3 core con frequenza di base di 1 GHz 24 e una massima teorica di 5 GHz 31, ma onestamente prenderei quest'ultimo valore con le pinze. Una GPU denominata Latte, il cui chip fu prodotto da AMD su base della whistleblower Radeon E6760, diviso in GX2 GP GPU dedicato a Wii U e GX GPU per la retrocompatibilità Wii, da 1 GB di videoram con frequenza a 550 MHz di base e massima di 600 MHz, con potenza massima di 372 GFLOPS e supporto per OpenGL 4.1 e teoricamente anche per DirectX 11, data la derivazione del chip da una scheda per computer, anche se tale funzionalità non fu impiegata su questo sistema. Per quanto riguarda la RAM, la console disponeva di 2 GB LDDR3, di cui 1 GB allocato esclusivamente per le funzionalità di sistema e il restante gigabyte per i giochi. Per quanto concerne l'archiviazione, Wii U veniva venduta in due versioni, una da 8 GB riconoscibile dalla scocca bianca, nota come Basic Pack, e una da 32 GB con scocca nera o con colorazioni speciali, commercializzata come Premium Pack. Tuttavia, entrambe le versioni supportavano espansioni di memoria USB. Se prendiamo i componenti singoli e li compariamo con quelli di PlayStation 3 e Xbox 360, perché raga, è tosta compararli alle specifiche delle altre console dell'ottava generazione. Poi, siccome Rockstar in tutta probabilità non aveva ancora cominciato a sviluppare le versioni next gen di GTA 5, probabilmente il porting sarebbe stato basato sulle versioni old gen. Possiamo vedere che l'Espresso è decisamente meno potente dell'assurda vaporiera di silicio che è il Cell di PS3, ma d'altronde quando metti una CPU da server in una console da gioco, dopo è chiaro che sulla carta hai più potenza, dopo però quando arrivano gli sviluppatori ci si mette a piangere. Ma al contempo la CPU della console di Nintendo è più simile a quella di Xbox 360. Infatti entrambe hanno 3 cores e sono di derivazione PowerPC, e nonostante la differenza in frequenza di base, dato che lo Xenon viaggiava a 3 GHz 20, dunque quasi il doppio di quella dell'Espresso, non era poi così astrusa l'idea di aumentare la frequenza dell'Espresso per garantire maggior flessibilità sulle capacità del processore, ma dubito che in tal caso sarebbe stato possibile ottenere una frequenza chissà quanto più elevata. Già solo 1 GHz in più sarebbe stata un'epopea. Graficamente il latte era svantaggiato
svantaggiato rispetto alle altre console, ma godeva di una parità di frequenza con l'RSX di PlayStation 3. Aveva ben 4 volte la sua VRAM e 2 volte quella dello Xenos di Xbox 360. Inoltre supportava tecnologie come l'anti-aliasing e il 1080p nativo, con cui sia PS3 che Xbox 360 faticavano negli ultimi anni della loro vita. Quanto riguarda la RAM, PS3 e 360 avevano la metà della memoria rispetto a Wii U, e per di più l'Xbox 360 condivideva la memoria tra RAM e video RAM, riducendo ancora di più la quantità utilizzabile. Possiamo sicuramente dire che un porting completo di GTA V avrebbe richiesto una enorme quantità di lavoro per riuscire a tirare fuori quanta più potenza possibile dalla console e per ottimizzare al meglio il gioco, e ciò si sarebbe potuto ottenere grazie ad alcune strategie. Innanzitutto aumentare la frequenza del processore. Il Rockstar Advanced Game Engine richiede molta potenza da parte della CPU e dunque sarebbe stato cruciale riuscire a spremere quanto più possibile l'espresso per poter ottenere una grande potenza, ma tenendo un occhio sulle temperature, dato che già di suo Wii U scaldava come una stufa a legna, e siccome la CPU si occupa di gestire l'AI e tutti i calcoli del gioco, si sarebbe dovuta diminuire la densità popolativa e la quantità di eventi che accadevano in contemporanea sullo schermo. Poi sarebbe stato necessario sfruttare tutta la potenza grafica del latte, riducendo la risoluzione come su PS3 a 720p forzati, con diminuzione progressiva in caso di scene molto intense per la GPU. Anche ottimizzare e diminuire la qualità dei rendering e dei dettagli sarebbe sicuramente rientrato nella lista delle cose da fare, e magari anche andare oltre la limitazione del GX e GX2, magari impiegandoli entrambi, dato che altrimenti il GX sarebbe rimasto inutilizzato mentre si era in gioco. Per quanto riguarda la RAM, sicuramente il gioco avrebbe avuto modo di utilizzare al massimo quel gigabyte a disposizione, quindi forse non si sarebbe dovuti ricorrere alla minimizzazione delle operazioni di sistema meno importanti come i download in background o alcune funzionalità marginali di Nintendo Network per poter prendere in prestito una parte di memoria in più. Però un po' di potenza aggiuntiva a disposizione non guasta mai. Infine la memoria. Come abbiamo detto, Wii U vendeva con 8 o 32 GB di archiviazione espandibili, e col fischio GTA 5 sarebbe stato sotto gli 8 GB. Poi se togliamo quei 2-3 GB del sistema dati agli altri giochi, assolutamente no, se non si aveva un hard disk USB. D'altro canto però sulla versione a 32 GB ci sarebbe potuto stare, se consideriamo che al lancio su PS3 pesava 18 GB, che era comunque una dimensione pachidermica per un gioco della settima generazione, ma andate a vedere quanti contenuti aveva rispetto a tutti gli altri giochi suoi contemporanei e vi siete dati una risposta. Però c'è da tenere in considerazione un fattore molto importante: i dischi di Wii U. Infatti Nintendo adottò una tecnologia proprietaria ai dischi nettamente più veloci dei Blu-ray e soprattutto dei DVD, ed estremamente più capienti. Infatti i cosiddetti WUP006 hanno una velocità di lettura di 22.5 MB al secondo e una capacità totale di 25 GB. Dunque GTA 5 sarebbe potuto essere eseguito interamente dal disco senza bisogno di download o copia dei dati sulla console, eccetto che per gli aggiornamenti e DLC e online, che però sarebbero arrivati più tardi e che sarebbero potuti stare sulla memoria estesa o su quella del sistema. In sostanza, Grand Theft Auto 5 per Wii U non sarebbe stato di certo un semplice porting, sarebbe stato un progetto enorme, sicuramente il più grande mai realizzato per questa console, una vera sfida oltre i limiti della nuova ammiraglia e Nintendo, quasi ingenuamente audace ma non impossibile. Nonostante non sia da sottovalutare il costo veramente molto grande che tutte le modifiche per renderlo giocabile avrebbero avuto sull'esperienza finale per il giocatore. Personalmente sono convinto che a un certo punto qualcuno in Rockstar abbia lavorato a questo progetto, magari non è mai andato oltre ad una semplice tech demo, ma comunque qualcosa secondo me è esistito, un qualcosa che oggi giace nella tomba del potenziale non pienamente sfruttato di Wii U. Grazie a tutti della visione, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se secondo voi GTA 5 sarebbe potuto arrivare su Wii U, se lo avreste giocato e se avrebbe potuto garantire a questa mitica console un posto di maggior rilievo tra le altre dell'ottava generazione. E noi ci vediamo in un prossimo video.